Ciao a tutti, in questo video parliamo di una componente della personalità del cane davvero molto importante, la resilienza. I primi studi sulla resilienza furono condotti nel 1992 da un gruppo di ricercatori dell'Università di Davis in California. Fu uno studio davvero molto ampio condotto su circa 700 neonati dell'isola di Kauai e che ebbe la durata di 30 anni. I dettagli in descrizione. La definizione di resilienza in origine aveva il significato di rimbalzare davanti a un evento, un contesto traumatico. Attualmente il significato ha un altro senso, ovvero quello di superare le avversità, i contesti traumatici, addirittura traendone un vantaggio e quindi migliorando se stessi. Spesso si tende a confondere la resilienza con la resistenza, benché siano due concetti diversi. La resistenza indica un approccio difensivo passivo. Qui lo scopo dell'individuo che deve affrontare un evento traumatico non è quello di superarlo addirittura traendone un vantaggio, ma è quello di non subire danni o subirne il meno possibile. Non c'è una vera intenzione e nel lungo periodo produce un logorio emotivo e caratteriale dell'individuo. Pensiamo ai cani che hanno da sempre vissuto in canile o quelli gestiti a catena o quelli buttati in giardino. Sono individui ai quali è stata tolta un'aspettativa di vita migliore, abbandonati totalmente alla rassegnazione e che tendono verso il pessimismo. Mentre la resilienza è un approccio proattivo. Qui lo scopo non è solo quello di affrontare l'evento traumatico, ma addirittura superarlo con successo, traendone un vantaggio e quindi traendo un miglioramento di se stessi. Questo perché nella resilienza c'è anche un apprendimento. Indica un ottimismo dell'individuo e una straordinaria plasticità mentale, ovvero la caratteristica di adeguarsi ai vari contesti e ai vari scossoni che ci offre la vita. Quando decidiamo di prendere un cane è importante considerare la provenienza. Lo prendiamo da un allevamento, da un canile, prendiamo un randaggio o purtroppo ci rivolgiamo al cagnaro di turno. Tutte queste scelte hanno un peso molto importante sulla personalità del cane e pertanto sulla resilienza del cane stesso. Ma anche l'ambiente di sviluppo e la gestione, una gestione severa, coercitiva, distante e punitiva, va da sé che non favoriranno un individuo resiliente e forte, ma anzi trasformeranno il cane in un essere debole e inetto. Per concludere, la resilienza si integra con altri aspetti fondamentali della personalità di un cane, come il suo aspetto cognitivo e il suo aspetto emotivo. Pertanto vogliamo un cane forte, resiliente, vivace, vispo, curioso, felice e sereno? Beh, dipende solo da noi.